Ci troviamo in un luogo speciale con una persona speciale. Se esistono le superstar, esistono luoghi e persone che le sanno creare. Siamo alla FGMP Entertainment, sto leggendo l'acronimo lassù, con un bellissimo leone anche alato alle spalle, perché ci troviamo sul territorio con una persona che appartiene al territorio ma appartiene al mondo intero, un puro creativo. Lino Franco, ciao. Ciao Mauri. Ciao caro. Difatti tu ti definisci, un tuo marchio è Lino Franco Pure Creativity, no? Precisamente. Ecco, questa creatività messa però a frutto di altre persone, tu stai dietro le quinte, in realtà ti esprimi e ti ho anche visto all'opera in maniera creativa, soprattutto con la tecnologia che è una cosa estremamente pop attuale. Assolutamente. Però la tua funzione assieme a quella dei tuoi partner è quella di creare artisti e di spingerli e proporli sui palcoscenici di tutto il mondo. Anche sì. Raccontaci un po' della tua esperienza, non solo in Italia e in Europa, ma anche oltreoceano, che rende il tutto evidentemente molto pop, che ci piace. Certo, la mia esperienza parte tanti anni fa, molti anni fa, quando ero ancora studentello, e già sentivo necessità di creare costantemente cose nuove, di portare messaggi, di esprimermi in tutte le maniere possibili. Amando da sempre l'arte. E la musica anche molto in particolare. Assolutamente. Arti visuali, arti musicali, arti performative, diciamo comunicare in qualunque modo fosse possibile. Provengo da una formazione culturale accademica classica, tra liceo classico prima e architettura poi, e contemporaneamente da una formazione personale artistica di strada. E diciamo che tendenzialmente mi piace stare dietro l'obiettivo, dietro la scena, dietro il palco, creando le occasioni, creando i progetti artistici, creando le performance, creando le operazioni di qualunque tipo legate all'arte e alla comunicazione, che poi vadano a coinvolgere artisti di qualunque natura che tendenzialmente conosco, che scelgo, con i quali creo un rapporto di amicizia, di stima profonda, come nel tuo caso, e diciamo sulla base dei quali poi creo proprio i miei progetti artistici, già avendo in mente quali artisti coinvolgere, e nell'ottica di massimizzare il risultato artistico e anche comunicativo dei progetti artistici che creo e contemporaneamente di contribuire a mia modo, a mia maniera a far crescere le dinamiche del personaggio e la fama degli artisti in questione, per quanto possibile. Parlavamo prima del fatto che tu hai girato sostanzialmente tutta Europa, tutto il mondo, comunque con basi speciali che avevano un senso. Adesso abbiamo New York alle nostre spalle, che è una città estremamente importante nella tua formazione, nella tua esperienza, no? di lavoro e di stimoli anche che puoi aver avuto da questa straordinaria città, come lo è pure Venezia e comunque il territorio veneto. Raccontaci un pochino di questo tuo percorso, che è molto complesso e molto variegato e molto interessante. Sì, diciamo che come ogni cosa nella mia vita il mio percorso me lo sono costruito giorno per giorno, senza seguire percorsi prestabiliti, senza seguire vie considerate consolidate, senza emulare qualcuno nello specifico, ma semplicemente cercando di realizzare giorno per giorno tutti i miei sogni e facendolo nella mia maniera. E quindi ho cominciato a lavorare qui, nella provincia di Treviso, ancora tanti anni fa, lanciandomi all'epoca in quella che era la prima avventura mia lavorativa, cercando di fare un qualcosa che fosse il più vicino possibile agli aspetti artistici. La cosa interessante è che poi fuori ho incontrato anche personaggi molto stimolanti di qui, con cui poi rientrato qui ho cominciato a lavorare e collaborare. Personaggi come lo storico produttore cinematografico indipendente italiano Roberto Bessi, che ha lavorato nelle più grandi produzioni hollywoodiane, che ho conosciuto in giro e ci siamo ritrovati, abbiamo cominciato a collaborare e poi con lui ho collaborato per anni col Centro Sperimentale Cinematografico di Roma. E sempre in giro ho conosciuto alcuni impresari teatrali di qua, anche loro, con cui poi abbiamo cominciato a lavorare assieme partendo da qui ma arrivando fino a Mosca, al Bolshoi o a Caracas, al Carregno. Quindi diciamo, per quanto non siamo in quello che viene considerata normalmente il centro del mondo come zona,
Venezia è alla pari di New York, è alla pari di Londra, anzi è forse superiore a tutte le altre per la storia e per l'arte e la cultura che si porta dietro. Anche per l'esportazione di personaggi veramente interessanti che magari non hanno trovato uno spazio operativo in zona, perché in ogni caso anche questo in cui ci troviamo è un esperimento molto importante e molto innovativo per questo territorio, però incontrati poi fuori hanno fatto veramente come te cose importanti e belle, portando anche fuori dai confini il prestigio e la storia di questa terra. Sei riuscito a focalizzare su un qualcosa di particolare la tua voglia di costruire, oppure ti ritieni ancora aperto a 360 gradi su vari fronti? C'è un qualcosa che in particolare ti interessa fare e coltivare da qui in poi, soprattutto con la creazione di questo spazio che poi andremo a conoscere, quantomeno a livello anche così work in progress in cui si trova? Certo, c'è. E è anche una cosa molto peculiare, solo che c'è un piccolo aspetto particolare, cioè ogni mattina quando mi sveglio cambia. Per cui ogni giorno in realtà io mi sviluppo e mi concentro su un qualche aspetto diverso del mondo straordinario in cui ho la fortuna di vivere, grazie anche al fatto di aver lottato con le unghie e coi denti per poterci entrare e per crearmi una vita, una carriera, un lavoro, una passione all'interno di questo. Posso aprire una parentesi interessante? Intravedete dei tatuaggi, sono veramente importanti. Ecco, questo modo di fare i tatuaggi mi piace perché spiega proprio quello che uno ha nel cuore e nella mente. Live free, stay true, dream big, cioè sono tutti i suoi assiomi. Sì. No? I punti di riferimento, come un promemoria ogni giorno quando uno magari fa la doccia o si guarda o si prepara, per dire queste sono cose importanti che devo perseguire. È importante la determinazione e il coraggio, no? Il sacrificio in particolare, cosa che e purtroppo la ecco, è la passione, che è una cosa che purtroppo le nuove generazioni non hanno, ma non tutti. Tu riesci a captare e a catturare persone che potenzialmente hanno questo e vanno semplicemente rieducate al fatto che per aver successo bisogna affidarsi alle persone giuste e farsi il mazzo sostanzialmente. Assolutamente. E qui siamo proprio dentro alla magia di questo luogo che adesso ci facciamo raccontare da Lino. Bene, questo luogo rappresenta quello che dicevamo prima, cioè il fatto che fondamentalmente vivo nei backstage. Questo è quello che viene chiamato in gergo un limbo in green screen, sono le strutture all'interno delle quali si realizzano le riprese per qualunque genere di video o di film, fino alle grandissime produzioni hollywoodiane. Col supporto del digitale. Del no? digitale, perché poi una volta filmate le riprese viene eliminato il fondo verde, che è un colore scelto appositamente per le videocamere digitali, e viene sostituito con queste riproduzioni. Dietro di noi potrebbe pazzeschi. succedere qualsiasi cosa. Tipo potremmo trovarci in piena strada di Brooklyn o nel Bronx o su una spiaggia delle Maldive. Ecco, qui di fianco a noi volevo sottolineare, poi magari verrà anche ripreso, c'è un palcoscenico a grandezza naturale, cioè proprio da teatro. Sì, è un palco considerato come dimensioni medio-grande, siamo gli unici in Italia a avere un palco teatrale privato indoor, attualmente è in fase cantieristica, sì, mancheranno un paio di settimane di lavoro, a vederlo così sembra uno scheletro, e tra un paio di settimane farà la sua bella figura perché avrà tutti i fondali, sipari o quinte, e non avrà nulla da invidiare a un teatro medio-grande italiano. Ecco, io credo che questa fucina, questo laboratorio di star e superstar sia qualcosa di estremamente bello sul territorio ed estremamente in linea con appunto la visione di Andy Warhol riguardo la creazione anche da un qualcosa di estremamente popular, nobilitandolo a qualcosa di estremamente invece iconico e efficace dal punto di vista emozionale, dal punto di vista performativo. Io sono felice di averti ritrovato, incontrato in questa occasione e sono felice che ci sia uno spazio così che spero di fruire anch'io presto. Assolutamente. E vi faccio un in bocca al lupo enorme. Complimenti Lino. Ti ringrazio.